Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con l'appuntamento di Iron Man numero 97, edizione De Agostini in scala 1:3, altezza di questa splendida armatura 60 cm, edizione 2022. Prima di procedere a dare un'occhiata al contenuto di questa ultima uscita che ho ricevuto, andiamo a curiosare l'interno del fascicolo, dando un'occhiata anche ai contenuti e alle storie che sono molto importanti. Questa è la prima pagina che abbiamo dei servizi, la seconda di copertina, e qui, se avete piacere, potete dare lettura. Ovviamente è rivolto a quelli che per una ragione o per l'altra non hanno fatto questa collezione. È un numero molto semplice da montare. Poi vi spiegherò nel dettaglio la sua destinazione d'uso. Ecco qua, questo lo vedremo dopo. Terminiamo solo di dare lettura al fascicolo. E poi inizieremo il montaggio di questo numero 97. Intanto voglio ringraziare tutti i miei iscritti, a quelli che decideranno di iscriversi e di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Se avete piacere, sul canale c'è una playlist dove potrete trovare altre collezioni. Ho anche da poco iniziato Robocop, che sarà alto circa 62 cm. Immaginatevi che figurone farà vicino ad Iron Man una volta che lo avremo terminato. Ed ecco qua. Ultima pagina di copertina. Nella prossima uscita costruisci la prima parte della posizione C e D di addome e bacino. Ecco qua. Andiamo a vedere il contenuto. Come vi ho già anticipato, è molto semplice da montare. Abbiamo due parti identiche, R, R, e due identiche, LL. Abbiamo i perni di aggancio e le due molle e una serie di viti LP. Qui è tutto plastica, quindi ovviamente monteremo le viti per la plastica. Eccole qua. Apriamo il sacchetto, andiamo a prendere 6 viti. Allora, dopo vi farò vedere il fascicolo, ma il montaggio è veramente molto semplice. Prendiamo una lettera R,
e una lettera L. Ecco qui. Prendiamo questo, lo inseriamo così, con il gancio rivolto in questa feritoia e il perno nel foro dedicato, così. Mettiamo la molla, ecco qua, tenetela perché vi salta fuori. Guardate, mettete prima una vite qui, anche se qua non combacia, mettete prima una vite qui, sarà molto più semplice, senza stringerla, appena appena. Poi da qua, con un cacciavite, vedete? E centrate il foro e andate a chiudere. Qui, come vedete, non ho creato il filetto prima perché la plastica è morbida. E poi lasciate questo libero e la mettete qui. Stringiamo tutto. Non vi preoccupate di questo spazio che è largo, vedete? Perché questo poi andrà avvitato sulle gambe. Adesso vi faccio vedere. Anzi, montiamo prima anche l'altro, che è la stessa cosa. Vedete? È veramente molto semplice. Guardate il foro qui, inserite il cacciavite qua dentro e andate delicatamente in dentro finché il foro non combacerà. Eccolo, avete fatto tutto. No, qua. Stringiamo. Ecco qui. Provate questo, guardate il gancio, deve poter rientrare. Ecco qui. Adesso vi faccio vedere una cosa. Ecco qua. Fate questa prova, tenete così, il gancio deve inserirsi questo qua. Sentite? Non vi dovete preoccupare che questo si muove tanto, perché vi faccio vedere. Successivamente qui abbiamo un foro, andremo a mettere una vite all'interno qua e quindi questo verrà chiuso. Vedete? Questo poi rimarrà chiuso, quindi non vi preoccupate se adesso lo vedete aperto. Qui manca la borchia, vi ho spiegato il perché. La De Agostini l'ha sbagliata e io attendo che arrivi quella corretta. Per sganciarlo, non avendo il pulsante ancora inserito, dovrete fare questo lavoro qui. Fate una leggera pressione all'interno e lui si sgancia. Va bene, ragazzi? Poi questi due pezzi
cosa serviranno? Nel numero 98, 99 e 100 ci verranno dati altri 2 bacini intercambiabili che andremo poi, una volta assemblati, andremo ad aggiungere questo pezzo, che sono identici tutti e tre. Vedete? Sono tutti e tre identici, 1, 2 e 3. Ovviamente perché dovendosi agganciare allo stesso punto non potrebbe essere altrimenti. Però ecco, verranno appunto bloccati come questo negli altri 2 bacini, così sarà facile intercambiarli. L'unica cosa è che bisognerà svitare questa vite e avvitare per poter bloccare il movimento che vi ho fatto vedere prima, una volta che lo avete inserito correttamente. Però non credo, come molti si lamentano, del fatto che è un po' scomoda questa vite, che ogni giorno voi andiate lì a svitarla per mettere un'altra posizione. Una volta che avete quella posizione, lasciate quella. Se poi vorrete cambiarla più avanti, basterà svitare la vite e riavvitarla. Niente di più semplice, è tutto qui. Va bene ragazzi, a questo punto andiamo avanti con il fascicolo, così vi do modo di poterlo guardare tutto all'interno. Guardate cosa c'è qui. È bellissima, bellissima. Queste sono le fasi di montaggio che abbiamo appena eseguito. Ecco qua. Adesso, non appena ci salutiamo, andrò a preparare l'ultimo video per oggi, che è il montaggio dell'asta che avete visto che ho ricevuto per la base premium nell'ultimo invio, e poi vedremo di presentare questa splendida armatura sopra la base. Ecco, vedete, come vi dicevo, questi due poi serviranno a poter intercambiare gli altri 2 bacini che ci verranno dati negli ultimi 3 numeri. Qua ci spiegano delle cose importantissime. A seconda della posizione che volete far assumere alla vostra armatura, dovete fare queste operazioni. Ecco qua le ultime pagine della storia di questo fascicolo. Dopodiché ci salutiamo. Michele vi ringrazia sempre della vostra gentilezza, del vostro interesse e del supporto che mi date. Qui non c'è musica e non ci sono tante parole, perché siamo come in una biblioteca, si sta leggendo. Ed ecco qui, e questo lo avevamo già letto prima. Perfetto. Il montaggio 97 è terminato, stiamo arrivando alla fine. Poi ricordatevi, per chi fosse interessato, sono anche disponibili le 20 uscite. Un attimo che leggo qui. Sì, allora, sono state rese disponibili ulteriori 20 uscite opzionali, quindi ovviamente non sono assolutamente obbligatorie. L'armatura è già completa così. Ogni uscita è al prezzo di 10,99,
euro 10,99. E credo che, ma non ne sono sicuro, la prima parte del casco, che non sarà completo, dovrebbero omaggiarcela con l'uscita numero 100, ma non sono sicuro. Mi sembra che sia così. E poi le altre 19 uscite, per un totale, come detto prima, di 20, costeranno cada una 10,99. Chi deciderà di farlo lo farà. E io lo farò. Questa è la vista da dietro. Vedete il casco tutto danneggiato, i paragomiti danneggiati, i polpacci danneggiati. Qui fa vedere la differenza tra l'armatura perfettamente lucida e quella che ha subito uno scontro. La cosa bella è che in queste 20 uscite, e non è cosa da poco, ci forniscono altre 2 mani complete. Al di là del casco, che costava solo €1, la prima uscita, qui abbiamo 2 mani completamente intere. E va bene. Michele vi saluta. Ecco qua, il video termina qui. Guardate che meraviglia! Quanto sei bello! Un abbraccio ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Appuntamento al prossimo video e mi raccomando, se vi piacciono i contenuti di quello che faccio, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E se avete piacere, perché questo mi sarà ulteriormente d'aiuto per la crescita del canale, condividete i miei video nei gruppi dedicati. Ciao ragazzi!